Ciao a tutti, sono Alex dal mondo del barbecue e vi do il benvenuto alle nostre guide ricette. Come potete vedere ci sono un po' di novità che durante l'anno poi andrete a scoprire in maniera ancora più approfondita. Cosa andiamo a vedere oggi? Una delle preparazioni forse più semplici ma anche secondo me più complesse e più artistiche, se volete, quelle che vi danno la possibilità di sbizzarrirvi di più di quello che è il mondo della grigliata, ma in generale della cottura della carne, e cioè l'hamburger. Esistono tanti tipi di hamburger e se seguite i social network in questo periodo ne vedete veramente di tutti i tipi, ma possiamo in generale diversificare le famiglie in due maniere. Quelli più cicciotti, belli pieni, con vari gradi di cottura, il classico burger mi viene da dire, e gli smash burger, quelli invece molto più sottili, schiacciati, fatti multilivello. Diciamo che nel primo, quello di oggi, abbiamo una succulenza maggiore, nel secondo abbiamo più crosta e così l'abbiamo chiusa in maniera piuttosto semplice. Oggi andiamo a utilizzare una plancia della Hainaut, in questo caso il modello Fusion, che è quello che abbiamo anche in dotazione per i nostri corsi. Perché andiamo a utilizzare la plancia? Perché è l'esaltazione di quella che è la cottura a contatto, non abbiamo nessun tipo di fiammata, una gestione del calore molto diretta e abbiamo anche la possibilità di lavorare molto bene sulla crosta. Il primo passaggio però è sempre quello di accendere il barbecue, non finirò mai di ripeterlo, la cosa più importante quando andiamo a fare cotture a contatto è che la superficie sia ben calda. L'unica maniera che abbiamo di raggiungere questo risultato è di partire un pelo in anticipo, non serve sparare i fuochi a manetta, se vedete anche qua ce li ho al minimo, ma l'importante è che il materiale inizi a prendere calore in modo tale che quello che è il volano termico parta, in questo modo che sia caldo. Iniziamo ad accendere la plancia, noi ce l'avevamo già portati avanti, è semplicissimo, giriamo con l'innesco, aspettiamo un pochino perché in questo caso c'è la termocoppia e nel momento che è calda abbassiamo, esattamente come un fornello. Vediamo gli ingredienti di questa ricetta. La parte fondamentale intanto, la carne. Qui abbiamo del macinato 100% manzo di diaframma. Come andiamo a condirlo? Semplicissimo. Un filo d'olio, olio d'oliva extravergine, e io preferisco andare in una maniera molto semplice oggi, utilizzando l'SPG della Lenis, quindi sale, pepe e aglio. Quello che andiamo a fare è cercare di esaltare il gusto del manzo senza andare a coprirlo. Come andiamo a prepararlo? Semplice, lo mischiamo con le mani. Andiamo a portare il condimento bene all'interno e poi noi oggi utilizziamo una pressa della Napoleon. Come vedete ha la possibilità di avere due blocchi, questo perché se volete fare il Juicy Lucy, quindi l'hamburger ripieno, con questo avete la possibilità di fare il buco all'interno, riempirlo col formaggio e poi andare a tapparlo. Quello che faremo noi oggi invece è prendere una bella pallina di carne, posizionarla all'interno senza esagerare, ma perché no, anche esagerando, andiamo a schiacciarla, ecco qua, e poi molto semplicemente premendo da sotto, vedete, c'è la basetta, abbiamo il nostro burger. Altro ingrediente molto importante, il pane. Per scelta questa volta non sono andato ad utilizzare del pane fatto in casa, ma visto che spesso e volentieri in negozio ci viene richiesto qualche consiglio su quale può essere dell'ottimo pane per fare degli hamburger, siamo andati semplicemente al supermercato e abbiamo trovato quello che ci sembrava il migliore in assoluto. E questo così a prima vista assolutamente non è niente male. Proseguiamo poi con gli altri ingredienti. Qui invece ho voluto metterci il tocco di italianità del meraviglioso parmigiano reggiano. Per chi già mi conosce sa che ho un'esperienza importante a Modena, dove ho passato un anno intero lavorando all'Osteria Francescana, e una delle cose più importanti ho imparato ad amare il parmigiano reggiano. Benissimo il cheddar, bellissima l'estetica, tutto quello che volete, però permettetemi un po' di campanilismo, come il parmigiano reggiano non c'è proprio niente. Proseguiamo con dei semplici pomodori. Per tagliare i pomodori la cosa migliore è avere il coltello seghettato, però se avete un coltello ben affilato come questo della Griller vi garantisco che il risultato lo ottenete comunque. Non troppo grossi. Un po' di insalata, va benissimo la classica foglia di iceberg, ma io preferisco un po' di misticanza perché trovo che dia un morso un po' diverso e soprattutto un gusto generale migliore, oltre che essere un po' più semplice da mettere poi giù nel panino. Per quanto riguarda la salsa, utilizzeremo della Mississippi Comeback della Great Beats. Salse burger si possono tranquillamente fare a casa, però è verissimo anche che in negozi ne abbiamo veramente tante e tutte buonissime. La linea è pronta, andiamo a controllare la nostra plancia. Termometro laser, qui abbiamo intorno ai 290 gradi, siamo già abbastanza alti, quindi quello che farò sarà andare ad abbassare un po'. Di qua invece, come vedete, abbiamo una cinquantina di gradi in meno, proprio perché il potenziometro non è messo nella stessa posizione. E partiamo dal primo elemento, il bacon. Questo perché voglio andare a recuperare parte di questo meraviglioso grassetto per andare poi a rosolare anche il pane. Prendiamo il nostro bacon e in maniera semplice lo appoggiamo sulla plancia. Se andiamo a spostarlo adesso è facile che si attacchi un pochino, ma la gran smaltatura dei prodotti della Hainaut vi impedirà di fatto di attaccare il tutto. Poi carta forno, perché la carta forno, per evitare di sporcare tutto,
per non far appiccicare la pressa e per avere una superficie che non brucia più pari. In questo modo la pancetta resterà bella piatta, diventerà ben croccantina e non rischiamo di averla tutta arricciata. La teniamo giù, sentite già che musichetta che abbiamo. Prendiamo comunque anche una fettina senza peso, giusto per mostrare cosa succede. Come fare a capire se sono pronte? Beh, semplicissimo. Una pinza, spostiamo il peso, diamo un'occhiatina, giriamo. Anche di qua si sta cucinando molto bene, però proprio il fatto stesso che va ad arricciarsi non ci permette di avere una cottura uniforme. Sta venendo una fame ragazzi qua, però abbiamo un problema. Adesso fermiamo tutto il video che mi mangio tutto. A questo punto qualcuno di voi dirà ma si sta friggendo nel suo grasso, che è parzialmente vero. Come fare quindi ad evitare? Ci armiamo di una spatola, andiamo a prendere tutto il grasso in eccesso e farlo colare nella comoda vaschetta di raccolta frontale. Vi ricordo poi che se avete la piastra troppo sporca durante la cottura, finché è caldo, un pochino d'acqua, grattate un pochino, tirate giù tutti quelli che sono i residui e ripartite. Super crunchy. Lo lasciamo qui in modo tale che scoli. Anche questo fa una gran voglia, però non è cotto altrettanto uniforme, ma soprattutto se è arricciato. Questo è l'usatissimo Stack Rack della Broil King che adoro, comodissimo, bellissimo, tutto in inox, lo lavate anche in lavastoviglie, canonata. Passiamo subito al secondo elemento, che in questo caso è il pane. Potete tranquillamente spennellarlo con un po' di burro chiarificato, ma in questo caso preferisco fare un trattamento un po' più laido e sfruttiamo cosa? Il grasso della pancetta. Direttamente in piastra, lo muoviamo leggermente in modo tale che non faccia subito aderenza, non lo premete per piacere con la spatola perché altrimenti vi trovate come un toast. Dedichiamoci adesso al nostro burger. Quello che voglio è una gran crosta fuori, ma soprattutto una gran succulenza all'interno, possibilmente tenerlo un po' rosato, anche perché come abbiamo detto abbiamo usato il diaframma, quindi qui la carne è assoluta protagonista. Andiamo prima dalla parte più calda. Qui è importante fare un po' attenzione, dobbiamo aspettare che faccia bene la crosta perché altrimenti il rischio è quello che si spacchi tutto poi in griglia. Qui non abbiamo utilizzato nessun tipo di legante, di conseguenza è importante che il nostro patty rimanga ben compatto. Come possiamo fare per raggiungere questo obiettivo? Sempre con la nostra pressa. Per controllare quella che è la temperatura interna andiamo ad utilizzare un termometro istantaneo. Oggi noi abbiamo questo della Napoleon. Questo permette cosa? Di andare a siringare all'interno la carne, se lo volete medio al sangue, 55-56 gradi sono un ottimo target. Consiglio personale, non lasciate troppo al sangue un hamburger perché altrimenti vi inzuppa poi tutto il pane e l'esperienza non è tanto piacevole. Questa prima fase, quello che andiamo a controllare è la formazione della crosta. Quindi delicatamente andiamo sotto il burger, lo giriamo, vedete che bella crosta ma creato esternamente. Nel momento in cui andiamo a fare la crosta anche dall'altro lato ci sposteremo sulla parte di piastra con una temperatura più bassa proprio per evitare che la crosta si bruci nel frattempo che la temperatura vada a finire all'interno. Ricordatevi sempre in una cottura diretta, perché il calore arrivi al cuore deve necessariamente passare dalla crosta, quindi è importante trovare il giusto bilanciamento. Bene, fatto un po' di crosta, mettiamo il nostro peso e aspettiamo ancora qualche minuto. La crosta sull'altro lato ormai si è fatta, quindi togliamo la nostra pressa, spatola, delicatamente andiamo a controllare lo stato del nostro burger e lo spostiamo lateralmente. Questo ci permette di avere un po' più di tempo. Adesso andiamo a fare anche un check temperatura, chiaramente. Qui ci dà che siamo oltre i 60 gradi, ma se guardate qui un po' il bordo vi renderete conto che c'è comunque ancora una parte un po' sanguinolenta. Magari non a tutti questa cosa può piacere. Cosa possiamo fare allora? Dopo che li abbiamo spostati nel lato più freddo andiamo a spegnere e andiamo ad utilizzare la cloche della Hainaut. Questo ci permette di avere un po' un effetto forno, se volete, quindi un po' da cottura in diretta, ma grazie alla valvoletta non abbiamo l'umidità che resta all'interno, che permetterà alla temperatura del nostro burger di salire senza andare a bruciare troppo esternamente. Questo andiamo a farlo veramente per un paio di minuti, perché ormai è pronto. Come detto, lo vogliamo super succulento e se posso dire la verità sto facendo fatica un po' a trattenere la bava perché quell'hamburger è stratosferico. Siamo arrivati alla parte più interessante del video, il montaggio del panino e l'assaggio, chiaramente. Andiamo ora ad impilare il nostro panino. Primo strato, pane. Qui andiamo a metterci anche un po' di salsa burger che, come vi ricordo, è la Mississippi Comeback, leggermente piccantina in questo caso per dare un po' di spunta in più.
schiacciamo un pochino la nostra salsa, insalatina, poi pomodoro. Qui vi consiglio anche di condirlo un pochino, soprattutto se non avete usato particolare roba all'interno. Il patty stesso, poi tocco magico, andiamo a mettere qualche bella scaglia di parmigiano. Questo, ragazzi, con il manzo vi darà una spinta di sapore incredibile, non serve cercare formaggi troppo strani. La nostra pancettina super croccante, sentite che roba, si spezza proprio al limite del charred, quindi quasi sbruciacchiata. Il nostro burger di fatto è impilato, un classico ma non troppo bacon cheeseburger. Cosa resta da fare chiaramente adesso? Per dirlo, tagliarlo, mangiarlo, farvi venire un po' di invidia. Ma prima vi ricordo che tutto quello che avete visto nel video, come sempre, lo trovate su www.ilmondodelbarbecue.it, il negozio di barbecue e cucina d'esterno numero 1 in Italia, dove trovate anche tanti consigli, i corsi, le video ricette come questi. Quindi se avete bisogno alzate il telefono e chiamateci, che noi siamo sempre disponibili anche per cose di questo tipo. Facciamo una cosa, visto che ho preparato 2 burger, uno per me e uno per i ragazzi, intanto facciamo un bel taglio. Però questo lo teniamo per lo staff. Questo invece serve per me. Vi do un altro consiglio per il burger: quando dovete mangiarlo, ribaltatelo, è più stabile. Poi lo schiacciate bene così, ve lo guardate con tanto amore perché è stupendo. Pensate alla gente a casa che non lo può assaggiare, lo affondate. Che dire, dico che la scelta della carne del burger è la cosa più intelligente che possiate mai fare, perché vi cambia completamente il burger, al punto tale che credo che andremo a mettere su anche un corso di quelli avanzati dedicato solo ed esclusivamente agli hamburger, perché ce n'è tanto da dire. Questo invece ti toglie un po' le parole. Il parmigiano si sposa benissimo, esce il pomodoro, c'è l'insalata, la pancetta dalla spinta che serve, sto salivando come una bestia, è incredibile, ma è l'hamburger che è tanta roba. Mi raccomando, non sbagliatelo, cuocetelo bene con il cuore, l'hamburger vi restituirà sempre tanto. Io sono del team hamburger rosato bello cicciotto, voi preferite questo o lo smash? Lasciate pure un commento qua sotto e fatemi sapere che ne pensate. Io intanto mangio. Da Alex dal mondo del barbecue per oggi è tutto. Vi aspetto la prossima volta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, chiamateci in negozio, se no www.ilmondodelbarbecue.it. Buone grigliate e ciao a tutti ragazzi, io me lo finisco, ciao!